Fin da quando ero piccolino ho sempre sentito una voce interiore che mi diceva che io dovevo andare a vivere in un posto. Con voi, il mio nome è Crotolo Sesamo, io vivo ad Amano da più di 30 anni. Cosa mi ha chiamato ad Amano? Io avevo 18 anni, ero all'epoca un giocatore di tennis, ero anche un maestro di tennis da alcuni anni. Vivevo a Torino, buona famiglia, non fumavo, non mi drogavo, quindi voglio dire una vita molto regolare. Ci fu poi un momento molto particolare che fu il solstizio d'estate, ma naturalmente all'epoca non sapevo che si parlava di solstizio, verso il 21 di giugno del 1988, quando mia nonna morì. E mia nonna era una figura molto importante in famiglia, e quando questo accadde, un po' la vocina cominciò a dirmi: beh, questo è il momento per cominciare a cercare questo posto. Un mio carissimo amico all'epoca, che era fotografo, mi disse: beh, guarda, abbiamo un lavoro, devo fare un servizio su Torino Magica, so che tu sei interessato, tu cerchi i posti, io li fotografo e dividiamo il compenso. Benissimo, mi lascia un paio di libri, uno di robe massoniche, un altro invece un libro sulla guarigione spirituale di Damano. Ricordo chiaramente un venerdì dove improvvisamente io arrivo in camera e, senza accendere la luce, vedo una luce appunto intorno a questo libro. Dico, insomma, questa storia è impossibile. Prendo questo libro e praticamente dopo 2 ore io ho finito il libro. Sapevo che c'era un centro d'Amano in via San Secondo, vicino a casa mia. Ho detto: basta, domani voglio andare a vedere cosa fa. Settimana e inizio il corso di armonizzazione meditativa e inizio appunto a fare questi corsi fino a quando poi una di queste persone, che oggi è un ex damanuriano, mi dice: ma tu sei mai stato ad Amano? Io avevo 18 anni, avevo la patente ma non avevo ancora la macchina. Ho detto: no, io non sono mai stato. Ho detto: guarda, se vuoi domenica andiamo insieme e andiamo a vedere questo posto. Al primo passo che metto qui, all'epoca da 1000, naturalmente non così pavimentata, sento la mia vocina che comincia a urlare nella mia testa: questo è il posto, no, questo è il posto dove devi essere. Ricordo il teatro di Damil, che era la sede dove si facevano tutte le serate. Io entro in questo, penso che era un garage sostanzialmente, un po' buio, con delle luci strane, luci di blu, luci rosse, luci verde, e c'era Falco che aveva appena completato 3 grandi quadri selfici. Io ricordo chiaramente di essermi seduto lì in prima fila e per 2 ore e mezza, non sto scherzando, 2 ore e mezza ero così. Insomma, per farvela breve, alla fine di quella giornata per me era chiaro che Damano era il posto della mia vita, e da lì in avanti avrei trasformato tutto quanto per arrivare 7 mesi dopo ad essere ufficialmente un cittadino di Damano. Dopo appunto quasi 30 anni, questa è ancora la mia più grande avventura, l'avventura di questi casi.